Ciao, bentornato o bentornato su questo canale. Se invece sei nuova o nuovo, ti do il mio benvenuto. Sono Virginie, un interior designer e mi occupo di case che rappresentino al 100% chi deve viverle, dalla consulenza all'intero processo di ristrutturazione. In questo canale affronterò il tema casa, cercando di darti suggerimenti utili affinché tu possa avere la casa dei tuoi sogni, una casa che ti rappresenti nel profondo e dove ti sentirai sempre a tuo agio. La casa dovrebbe essere il posto dove ti ricarichi, ti rilassi e dove stai bene. Se così non è, se senti che la tua casa è deprimente e non ti aiuta a riprenderti da ansia e stress che inevitabilmente si accumula nella giornata, allora è il tempo di agire. Vediamo come nel video di oggi, ma prima di cominciare, se ami tutto quello che riguarda l'argomento casa, ricordati di iscriverti al mio canale per avere altre informazioni su questo tema. Metti un bel like al video e partiamo! Prima di cominciare mi preme sottolineare che non sono un medico e certo non mi sogno di affermare che apportare modifiche in casa possa far guarire in caso di seria depressione conclamata. Detto questo, i suggerimenti che ti darò sicuramente non potranno fare alcun male. Come detto più volte, i colori hanno una forte valenza psicologica su di noi. È un argomento molto sentito, trovi davvero molti libri e studi al riguardo e se ti interessa in maniera generale ne ho parlato anche qui e ti lascio il link in descrizione. In generale possiamo dire che i colori freddi come blu, i verdi, i viola sono colori rilassanti. I colori caldi come i rossi, gli arancioni e i gialli sono colori avvolgenti e confortanti. Come spiegavo nel video, ogni colore ha una valenza positiva e una negativa, per cui il blu, per esempio, può essere calmante per qualcuno e rattristare qualcun altro. Quindi nella scelta del colore soffermati non solo sul piacere estetico, ma anche e soprattutto su come ti fa sentire. Ricordati anche che lo stesso colore può essere più o meno saturo e anche questo cambia un po' la loro influenza su di noi. Colori meno saturi, diciamo tendenti al grigio, sono decisamente più rilassanti, mentre colori più saturi e vividi saranno più energizzanti. Ogni volta che ho parlato di piante ho parlato della loro capacità di farci sentire vicino alla natura e della capacità di molte di loro anche di purificare l'aria. Ci sono tantissimi studi che dimostrano che le piante aiutano a ridurre lo stress e migliorano l'umore. Inoltre è altrettanto provato che prendersi cura delle piante, vederle crescere, aiuta ad affrontare solitudine e tristezza. Insomma, i benefici di avere delle piante in casa sono molteplici e scientificamente provati. Sai poi qual è la cosa bella? È che questi benefici li hai anche se usi piante artificiali. Lo so, l'ho sempre detto e lo ribadisco, vero è meglio, ma se per 1000 motivi non puoi o non riesci ad occuparti delle piante, allora meglio finte che nulla. Ovviamente parlo di piante artificiali fatte bene, che a prima vista possono sembrare vere. Questo inganna in qualche modo la mente, dando gli stessi benefici delle piante vere. Il discorso è molto simile a quello fatto con le piante. Sentirsi vicino alla natura ci fa sentire meglio. Purtroppo la vita frenetica di tutti i giorni non ci permette di stare sempre all'aperto, lontano dal caos delle città e spesso nemmeno a fare una semplice passeggiata al parco. Ecco che diventa importante portare la natura in casa, non solo con le piante. Usare elementi naturali come il legno e la pietra, il vimine, i tessuti come cotone, lino e seta sono un vero toccasana. Se hai molti mobili in laminato, non è che devi sostituirli tutti, pensa anche solo a portare dei vasi in argilla, un tavolino in legno, cesti in vimini e coperte sul divano. Darai quel tocco naturale che apporterà un po' di calore a casa tua. Il disordine è un divoratore di energia e può provocare ansia e depressione.
Una casa pulita e ordinata è davvero importante per sentirsi bene a casa propria. È vero che se ci si sente un po' giù, pulire e sistemare casa non è proprio la prima cosa che si vorrebbe fare. È altrettanto vero però che poi una casa caotica butta ancora più giù e si rischia così di entrare in un circolo vizioso. Ora magari non sei solo o sola in casa e non dipende tutto da te. In questo caso ti suggerisco di cominciare da una zona, un piccolo angolo che poi sia il tuo rifugio. Una prima cosa per sistemare le cose sarebbe quello di buttare via tutto quello che non usi più e che non ha più nessuna ragione per te. Sgomberare gli spazi dalle cose inutili darà respiro alla casa e anche a te. Forme troppo rigide e spigoli vivi possono dare un senso inconscio di ansia. Ti potrà sembrare incredibile, ma il cervello vede queste forme come pericolose, mettendoti di continuo in stato di allerta e di sopravvivenza. Per tranquillizzare la mente sarà sufficiente introdurre mobili e oggetti dalle forme curve, morbide e sinuose. In effetti il ritorno alle forme curve è un trend sempre più sentito negli ultimi anni. Naturalmente non è che tutto debba diventare curvo, ci mancherebbe, ma riuscire ad ammorbidire, diciamo così, l'ambiente aiuterà senza dubbio. Basta davvero poco, uno specchio arrotondato o anche solo una coperta appoggiata morbidamente sul bracciolo spigoloso del divano. Per i mobili, porte o finestre si può fare attenzione alle maniglie ed eventualmente cambiare quelle. Per le finestre sicuramente possono anche essere di grande aiuto le tende a drappeggio. Come vedi, non devi modificare tutto, bastano alcuni dettagli. In caso di nuovi acquisti invece scegli direttamente elementi che non siano troppo spigolosi in modo da rendere il tutto meno rigido. La luce naturale ha effetti positivi su di noi, ci sono di nuovo molti studi che ne parlano, tanto che le popolazioni del nord che sono al buio per molti mesi all'anno hanno la tendenza ad essere più depresse degli altri. Cerca quindi di sfruttare il più possibile la luce naturale che entra in casa. Usa tende filtranti leggere per non rischiare di bloccare la luce e colori chiari alle pareti così da rifletterla per tutta la stanza. Puoi anche usare degli specchi per duplicare la luce, soprattutto se la casa non fosse così luminosa. Naturalmente bisogna fare anche attenzione al corretto utilizzo della luce artificiale, sia a livello quantitativo che a livello di potenza e soprattutto di colore. Le stanze vanno correttamente illuminate a seconda dell'attività che si svolge e dovrebbero essere il più possibile regolabili a livello di intensità e di colore. Ora mi spiego. Mettiamo che tu abbia un soggiorno open space con sala da pranzo. Quando stai mangiando la luce dovrà essere ad una certa potenza perché tu possa vedere bene il piatto. E quella luce dovrà anche avere una temperatura colore il più naturale possibile per non modificare i colori del cibo. Una volta che però ti sposti sul divano per leggere o guardare la TV, allora la stanza dovrà essere meno illuminata e la temperatura colore dovrebbe diventare più calda per poterti rilassare. Se vuoi sapere di più sull'illuminazione, ne parlo qui, ti lascio il link in descrizione. Lo stesso in camera da letto. Se devi cercare qualcosa nell'armadio o vestirti, magari hai bisogno di un po' più di potenza e colore naturale. Ma se sei a letto a guardare la TV, sarebbe meglio non averla, ma vabbè. O a leggere un libro, allora meglio luce meno intensa e calda. La luce calda ricorda il tramonto e aiuta a prepararsi al sonno. Per questo motivo sarebbe un'ottima idea, oltre ad avere più fonti luminose, avere anche luci dimmerabili e lampadine che possono cambiare la temperatura colore. Spero che questo video ti sia stato utile e ti sia piaciuto. Nel caso, fammelo sapere con un bel like e magari nei commenti. Sentiti poi libero di condividerlo con chiunque tu pensi possa essere interessato, ne sarò onorata e mi aiuterai a far crescere il canale. Se pensi che la tua casa o qualche ambiente di essa non ti rispecchia abbastanza, non aspettare oltre, prenota la tua consulenza. Trovi i miei contatti in descrizione.
Se non lo hai ancora fatto, ricordati di iscriverti al canale, di attivare la campanella, così non ti perderai i prossimi video. Grazie di cuore di essere stato qui con me. A presto, ciao!